Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai visto il film The Paranormal Diaries Cloverfield di Kevin Gates e Michael Bartlett? È un film horror britannico che narra la storia inquietante della chiesa di St. Mary a Cloverfield, che fu teatro agli inizi degli anni 60 di una lunga serie di eventi paranormali e di rituali di magia nera avvenuti al suo interno. Questo posto è rimasto abbandonato per moltissimo tempo, ma la sua fama di chiesa infestata, che riunisce lì ogni anno molti amanti del paranormale e ghost hunters che tentano di mettersi in contatto con le anime perdute di quella chiesa, ma non solo, anche del territorio circostante. Pensate che Kevin Gates ha pubblicato anche un libro molto interessante con tutto il materiale utilizzato per la ricerca di questo film. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Un tempo in Inghilterra, sulla cima di una collina, si estendeva un piccolo villaggio con pochissimi abitanti, Tristamp Hill, che si estendeva intorno alla piccola chiesa del luogo, la chiesetta di St. Mary. Purtroppo nel 1349 la peste uccise gran parte degli abitanti di Cloverfield, facendolo diventare un paese fantasma. Alcuni edifici bruciarono e si decise quindi di ricostruire il villaggio ai piedi della collina, dove si trova tuttora. Le prime notizie di una chiesa a Cloverfield risalgono al 1140, quando Roberto di Albini, che faceva parte dell'ordine dei Templari, donò l'edificio e 2 frutteti al priorato di Beaulieu. Nel villaggio costruirono anche un ospedale e piano piano la popolazione iniziava a crescere, tanto che nel 1820 decisero di ampliare la chiesa di St. Mary perché era troppo piccola per la crescente comunità. Ma nel 1843 purtroppo il rettore morì, prima ancora che iniziassero i lavori, e il suo successore, ritenendo che la chiesa doveva trovarsi all'interno del villaggio e non sulla cima della collina, ne fece costruire un'altra che fu poi consacrata nel 1848. Quella piccolina invece fu trasformata in una cappella mortuaria, vista anche la vicinanza con il cimitero, ma nel 1854 fu poi definitivamente abbandonata, anche se i residenti gli erano molto affezionati. Infatti qualche anno dopo decisero di ristrutturarla perché era ritenuto un vero gioiellino storico. Ma nel 1958 però dei vandali rubarono il piombo che si trovava sul tetto e la chiesa cadde completamente in rovina. Di lì in avanti iniziarono a girare strane voci sulla piccola chiesetta di St. Mary, voci insistenti. Volevano che quello fosse diventato un luogo dove si praticava costantemente della magia nera. Molti tentarono di mettersi in contatto con le anime di alcuni defunti del cimitero del luogo e si riteneva che la chiesetta fosse stata costruita su un cimitero di lebbrosi. Tutto questo contribuì a spargere la voce su questa fama sinistra che aveva la chiesa. Infatti il 16 marzo del 1963 accadde una cosa davvero inquietante che non lasciò più alcun dubbio in merito alla pratica di magia nera. Una coppia che passava vicino al vecchio villaggio vide 2 ragazzini residenti del posto, Duncan Stein e Calvin Smith, che stavano giocando con un teschio umano. La coppia, intimorita ma anche incuriosita, si avvicinò ai ragazzi e chiesero dove avevano trovato quel teschio. Gli risposero che l'avevano preso dalla chiesa di St. Mary e di averlo trovato letteralmente conficcato in un picchetto in ferro. Questa cosa ovviamente in pochissimi minuti fece il giro del villaggio, arrivando alle orecchie del reverendo Lewis Barker, che si recò immediatamente alla chiesetta per capire che cosa stava accadendo. Ma quando arrivò sul posto, altre cose attirarono la sua attenzione. Simboli satanici e croci rosse, probabilmente disegnate con del sangue animale, imbrattavano tutte le pareti interne della cappella. Non solo, era stato anche allestito
un altare su cui erano posizionate alcune ossa umane, tra cui uno sterno, un bacino, alcune ossa delle gambe, ed erano tutte disposte in cerchio secondo un rituale di magia nero. Non solo, al centro di questo altare c'era il picchetto in ferro sul quale quei ragazzi avevano trovato il teschio. Ma non solo questo, sparse sulle vecchie pietre della chiesa c'erano delle piume e i resti di un gallo, probabilmente offerto in sacrificio. Ma il reverendo si rese conto di un'altra cosa molto più terribile e disturbante. Erano state profanate 6 tombe e tutte appartenenti a delle donne. Una di queste tombe era vuota, quindi si pensò che i resti sull'altare appartenevano ad una certa Jenny Humberstone, morta nel 1770 a soli 22 anni. Vista la situazione, il reverendo non rimase più di tanto stupito, perché sapeva che gli adoratori di Satana nelle loro cerimonie utilizzavano principalmente ossa femminili. Il giorno dopo la notizia arrivò alla stampa e al villaggio si riversarono centinaia di giornalisti, ma non solo, curiosi, amanti del paranormale e soprattutto satanisti dilettanti, che causarono anche una serie di incidenti davvero scioccanti. Per esempio, nei giorni successivi si divertirono a profanare anche altre tombe, ma specialmente quella di Jenny. E alcuni profanatori frustrati, non trovandoci dentro le ossa della ragazza, che erano state poi successivamente portate in un luogo sicuro, si divertirono a ridurre in pezzi quella lapide. Fu per questo motivo che ad un certo punto le autorità presero una decisione di rimuovere tutte le lapidi all'esterno della chiesetta di St. Mary per collocarle poi al suo interno. Ma nei giorni successivi accadde un fatto che sconvolse la vita del reverendo, ma anche tutta la comunità. La figlia del sacerdote fu investita da un'auto pirata e morì sul colpo. Questa cosa ovviamente sconvolse talmente tanto il reverendo Barker che iniziò ad avere degli atteggiamenti davvero preoccupanti. Si era convinto infatti che i satanisti che avevano preso parte al rituale a St. Mary erano coinvolti nell'omicidio della figlia. Ma non solo. Pensava che sia lui che tutta la comunità erano costantemente sotto controllo di quei demoni. Si seppe anche che il reverendo, che aveva in custodia le ossa della povera Jenny Humberstone, aveva pensato diverse volte di riseppellirle, ma qualcosa nella sua testa glielo aveva sempre impedito. Oltretutto, era convinto che da quando quelle ossa erano entrate nella sua casa, qualcosa era comunque cambiato. Si sentiva sempre costantemente sotto controllo, come se qualcosa di malvagio aleggiasse sempre su di lui. Aveva paura che qualche anima tormentata potesse fargli del male. Ma il 23 marzo finalmente i resti di Jenny furono nuovamente seppelliti, anche se di lì fino al 2 aprile la sua lapide fu vandalizzata per altre 2 volte, perché ormai la chiesetta era diventata un luogo notturno per curiosi in cerca di emozioni forti, tanto che nei giorni successivi furono trovati altri resti di animali, come la testa di un cavallo e la testa di una mucca, facendo crescere ancora di più quell'oscura fama che aleggiava su quella cappella, che attirarono numerosi satanisti, e questo andò avanti per circa 2 anni. Ma non solo nel villaggio di Clofile, nella vecchia chiesetta di St. Mary, anche nei villaggi vicini furono ritrovati simboli satanici, pentagrammi, cuori di pecore trafitti da 13 spine, sia dentro che all'esterno delle chiese di quei luoghi. Ma nel giugno del 1969 fu nuovamente profanata la chiesetta di St. Mary, esattamente nella notte di San Giovanni, che coincide con il solstizio d'estate, e questa cosa fece pensare che forse
questa volta dietro quel disastro potevano esserci delle streghe. Questo nuovo disturbante evento portò il reverendo Barker a prendere la decisione di rimanere di guardia alle povere ossa di quei defunti, ma dopo un paio di notti in cui non accadde nulla ci rinunciò. Questi eventi però andarono avanti per anni. Pensate che l'ultima profanazione risale al 1975. Oltre a questo, nel corso del tempo sono state diverse le testimonianze di eventi paranormali e apparizioni spettrali. I residenti del posto infatti sono convinti che quei luoghi siano infestati da diverse anime, ma soprattutto da quello di una donna di nome Sofia, che sarebbe stata vista da molte persone. Pensate che la bara di questa donna fu ritrovata all'esterno della chiesetta di St. Mary da un uomo di nome George, un aeronautico della seconda guerra mondiale che si trovava in quel luogo alla ricerca della tomba di un suo amico. Pensate che un giorno una coppia che si trovava in visita al villaggio, mentre stava fotografando la chiesa, si accorsero di una figura femminile vestita di bianco in una delle finestre della chiesetta. Entrarono subito per vedere chi fosse, ma non trovarono nessuno. Ma non solo, sarebbe stato avvistato anche un monaco su un cavallo bianco al galoppo che risale il sentiero. Sono stati anche visti bagliori luminosi di notte e strane nebbie intorno a quella chiesa. In merito ci sono anche diverse foto e filmati di alcuni appassionati del paranormale che regolarmente fanno indagini, soprattutto durante la notte di Halloween. Amici, fatemi sapere se conoscevate questa storia e se avete visto il film. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, io vi mando un bacio grande, ci vediamo domenica con un'altra storia. Ciao amici. Buongiorno a tutti, ciao, io sono Alessia e questo è il mio canale, adesso iniziamo! Pensate che la bara di questa donna fu trovata all'esterno del cimitero di St. Mary da un uomo di nome George, un aeronautico... Pensate che la bara di questa donna fu ritrovata pochissimo tempo dopo. No, pensate che la bara di questa donna fu ritrovata da un uomo... Ma che cazzo, dai, la bara di questa... Pensate che la bara di questa donna fu ritrovata all'esterno della chiesa di St. Mary da un uomo di nome George, un aeronautico... Ma perché? Perché? Pensate che la bara di questa donna fu ritrovata all'esterno della chiesetta di St. Mary da un uomo di nome George, un aeronautico... Dai, non riesco a dirlo. Una volta che l'avevi detto giusto. Vai. Pensate che la bara di questa donna fu ritrovata da un uomo... Pensate che la bara di questa donna fu ritrovata all'esterno della chiesetta di St. Mary da un uomo di nome George, un aeronautico della seconda guerra mondiale che si trovava in quel luogo alla ricerca della tomba di un suo amico. Chiesa, ma non solo, anche del territorio circostante. Pensate che Bill Gates nel 2014, no Bill Gates, Kevin Gates, perché sapeva bene che gli adoratori di Satana e nel villaggio di Clofield, anche nel villaggio... No, la devo rifare. Sono stati anche visti bagliori luminosi di notte e strane nebbie intorno a quella chiesa. Boh, ho finito,